Avete mai visto un motociclista perplesso perché c'è il sole? Io sì, in 2 occasioni. La prima, giornata meravigliosa, ma lui al supermercato a comprare mobili. La seconda, durante l'inverno. Ma come? L'inverno è una stagione meravigliosa, paesaggi incantevoli, non c'è nessuno in giro? Vero, ma fa buio presto. Quindi la domanda rimane sempre quella. Monto la visiera chiara e per 4 ore sono destinato a non vedere niente? O monto la visiera scura, dove per quelle 4 ore sono un principe, ma ho la certezza di tornare a casa non vedendo assolutamente niente? Quindi ho deciso che oggi vi trovo la soluzione. O meglio, non io. Vi porto in un'azienda a Brescia che però c'è riuscita. Andremo a visitare iRead, un'azienda tutta italiana che grazie alla tecnologia è riuscita a creare una visiera in grado di scurirsi o schiarirsi in base alle condizioni di luce. Andiamo a conoscerli. Ciao ragazzi, siamo qui da Laura. Buongiorno. Che ci spiegherà nel dettaglio le caratteristiche di questo nuovo progetto. Laura, partiamo proprio dalla base per fare un po' anche capire ai nostri amici. Come nasce iRead? Cercherò di farla il più breve possibile, anche se la storia in realtà è un po' complessa. Nell'ambito della ricerca e di sviluppo per un brand parallelo che è Autof, ci siamo ritrovati a cercare di risolvere il problema annoso per tutta la parte di sport outdoor, che è quella dei cambi di luce drastici e repentini. All'interno proprio di questo desiderio di risolvere questo problema abbiamo sviluppato inizialmente un prodotto più che una tecnologia che si chiamava Electra e l'abbiamo lanciata nel 2020, tra l'altro anno della pandemia. Ci siamo poi accorti delle potenzialità che questa tecnologia applicata a questo prodotto aveva. Una maschera da sci in grado di adattare automaticamente la sua scurezza a seconda della luce ambientale, ma in meno di un secondo, automaticamente e senza l'uso di batterie. Quindi una lente che tu indossi, ti dimentichi di avere e lei va ad agire in maniera costante e istantaneo a qualunque tipo di cambiamento di luce. Da qui, anche per passione personale, l'idea di applicare alle visiere dei caschi da moto è stata, ti dico, l'idea è stata facilissima da avere, l'applicazione un po' meno. Tutte quelle che sono le nostre attività nascono da quella che è una passione personale e un utilizzo anche personale poi dei prodotti che andiamo a sviluppare, che siano le maschere da sci, gli occhiali da sole, le visiere per i caschi da moto. La parte di testa è molto facile. Diciamo che sul mercato c'è qualcosa di simile, che è la visiera fotocromatica. Quali sono le grandi differenze tra il vostro prodotto e la lente fotocromatica? Allora, diciamo che il fotocromatico tradizionale è una tecnologia molto vecchia. Esiste da tantissimo tempo e funziona in un modo abbastanza semplice. Ci sono dei pigmenti all'interno della lente che vengono attivati con una reazione chimica dai raggi UV. È una reazione chimica e visto che non è un'esplosione, non è istantanea. Da chiara a scura si parla di una decina di secondi. Da scura a tornare chiara ci si impiega interi minuti. Le differenze, principali sono sostanzialmente 3. La prima, grossissima, è la velocità. iRead è un sistema elettronico, la reazione è tra l'altro perfettamente calibrata in laboratorio, quindi c'è una curva di applicazione e noi sappiamo prima esattamente a quale luminosità la visiera farà che cosa e ci impiega meno di un secondo, cioè una media di un 200 volte più veloce di un fotocromatico tradizionale. La seconda, il fotocromatico tradizionale lavora sull'UV. Noi, il fotocromatico istantaneo iRead, lavoriamo sulla luce visibile. Ok. La luce visibile è la stessa identica luce che vedono i nostri occhi. Quindi c'è sempre un matching perfetto tra quello che il nostro occhio vede e il comportamento della visiera. Questo purtroppo con le lenti fotocromatiche tradizionali non è possibile. Per una serie di motivi. Primo, il più banale, è che le nuvole bloccano molta più luce visibile che raggio UV. Quindi spesso ci si può trovare in situazioni dove il nostro occhio vede poca luce, quindi vorresti qualcosa di chiaro, mentre comunque l'ammontare di UV è alto, una lente fotocromatica rimane perfettamente attivata. La seconda è che più si aumenta di altitudine, più i raggi UV aumentano, quindi in alta montagna una lente fotocromatica rimarrà tendenzialmente più attivata o comunque più scura, anche quando in realtà non ce n'è necessità. La terza è la sensibilità alla temperatura. Quando si crea una lente fotocromatica la si studia a tavolino sapendo in che condizioni verrà usata. Una lente fotocromatica per un occhiale, come può essere il tuo da vista, è molto diversa da una lente fotocromatica per una maschera da sci, perché i range di utilizzo di temperatura sono diversi. Il freddo rallenta la reazione chimica e tenderà a essere sempre più attivata. Quindi col freddo un fotocromatico rimane più scuro di base, qualunque tipo di fotocromatico. Viceversa, con il caldo la reazione si velocizza, sino a un certo limite. Il problema è che poi perde un pochettino di range, quindi con molto caldo va a perdere un po' di attivazione massima. Questo con iRead non c'è.
la reazione non è influenzata da nessun ambiente esterno. Quindi diciamo, riassumendo, i vantaggi sono molta più velocità, molta più affidabilità in termini di temperatura. C'è anche un discorso di decadimento, nel senso che i pigmenti fotocromatici hanno un decadimento nel tempo. Chi ha una visiera fotocromatica lo saprà benissimo, dopo un annetto e mezzo, 2, si vede che quella bella cambiamento di tinta comincia a degradarsi. Con il sistema Irid questa cosa non c'è assolutamente, quindi dopo 5 anni, 6 anni il sistema è identico al primo giorno. Cosa importante, questa è una domanda che ci fanno tantissimo, non sono sufficienti i fari di una macchina ad esempio per attivare la visiera. Per esempio di notte, se non andassi in giro con la visiera, dice ma magari incontro la macchina che ha gli abbaglianti e mi si scurisce. Impossibile. Gli abbaglianti, i fari in generale sembrano forti perché l'ambiente circostante è molto buio, ma in termini di valore assoluto è assolutamente impossibile che una visiera si attivi con quella, esatto, quello molto molto importante. Ok ragazzi, eccoci in strada. Ho aspettato un po' ad accendere la telecamera, prima ho voluto provarla da me e valutare un po' quello che è la reattività, ed è qualcosa di veramente veramente impressionante. Sono sulle pendici del Garda che sto andando verso la strada della Forra. Andiamo a testare una delle strade più belle d'Italia che hanno recentemente riaperto. La reattività che ha in galleria è qualcosa di impressionante, ma non solo in galleria, anche con i cambi di luminosità derivati da alberi, da nuvole, è qualcosa di praticamente istantaneo. È veramente veramente impressionante. Ecco, la cosa importante è che in caso di rottura la visiera non può bloccarsi nella modalità più scura, ma rimane sempre nella sua modalità più chiara. Adesso entriamo nelle domande un po' scomode. Vai. Allora, la più grande difficoltà che avete trovato nell'adattare la tecnologia appunto nata sulle maschere da sci, vedo già i traumi del Vietnam. No, sto cercando di scegliere quale. Ti direi che forse la cosa che è stata più difficile suonerà veramente banale, ma perché tanti diranno vabbè, ma le maschere da saldatura funzionano nello stesso modo, che in realtà è parzialmente vero. Si tratta comunque di cristallo liquido, c'è comunque un pannello fotovoltaico. Poi dire cristallo liquido è come dire la plastica, ce ne sono 850 milioni di tipi e funzionano in maniera completamente diversa l'uno con l'altro. Ma la cosa che è stata più difficile è passare da un qualcosa di piccolo e piatto all'inizio a un qualcosa di più grande e più curvo con le maschere, a qualcosa di molto grande e estremamente curvo come la visiera, e l'affidabilità del prodotto nel futuro, cioè quanto bene è laminato, quanto più è indissolubile il legame che si riesce a creare, evitare macchie. Il cristallo liquido è liquido, se c'è un'imperfezione va ad adattarsi e lo si vede. Quindi avere su una superficie così grande e così curvata la stessa identica pressione in ogni singolo punto della visiera, ecco, quello è stato molto complesso. Diciamo che c'è un motivo se dalla prima presentazione di Electra nel 2020 alla prima commercializzazione delle visiere dei caschi, che sarà 2025, sono passati 5 anni. Ci eravamo prefissati degli obiettivi ambiziosi, cioè non volevamo avere solo un qualcosa di accrocchiato da attaccare dentro in qualche modo col biadesivo, ma volevamo una visiera, un pezzo unico, lo stesso identico campo visivo della visiera normale del casco, un certo tipo di resistenza, un certo tipo di estetica. I motociclisti vogliono essere belli e lo sappiamo, quindi proprio l'integrazione della cella, lo studio della cella, tutto. Bel lavoro. Allora, intanto Laura ci ha dato un piccolo spoiler, che in realtà ormai spoiler non è. Shark, Nolan, LS2, quindi questi qua sono i primi 3 brand su cui potremo vedere montate le vostre visiere. Assolutamente sì. Shark parte con i modelli Aeron e Aeron GP, Nolan sull'804 e LS2 sul modello Thunder, e a ECMA si potrà vedere non solo al nostro stand il prodotto finale, ma anche allo stand di Nolan, di Shark, di LS2 tutte le varie applicazioni. Poi piano piano aumenteremo i caschi, aumenteranno anche i brand. Qua non posso dire niente, ma comunque ce ne sono un po' in pipeline che sono molto interessanti, però già così è un bel risultato. Beh, la soddisfazione, come dicevi tu, tra una cosa tra virgolette locale e finisci nel mondo. Sì, e con brand che veramente, da parte mia c'è un grande spirito di, non so come dire, di gratitudine verso delle persone che comunque hanno visto le potenzialità del progetto
e che si sono messi in gioco anche in prima persona per portarlo avanti. E su qua ci tengo a specificare che comunque ognuno di noi ha una parte. Se c'è qualcuno che è particolarmente interessato ad avere la visiera su un certo tipo di brand, su un certo tipo di casco, può sempre scriverci e segnalarcelo, perché poi dopo così noi riusciamo ad andare dai brand e dirgli guardate che c'è l'interesse, facciamolo Ok. insieme. Quindi qua ci tengo a specificarlo. Quindi se volete la visiera Irid per il vostro casco, scrivete a Laura. Esatto, andate su Instagram, Irid Technology, scriveteci. Adesso, per concludere, ti faccio la mia domanda classica. Che cosa ti rende felice nel tuo lavoro? Cavoli, è difficile principalmente perché sono tantissime. Spesso ci sono tantissimi problemi. Quando si fa qualcosa di nuovo, quando si fa qualcosa di coraggioso, non va tutto bene, anzi la realtà è molto diversa dal racconto idilliaco che qualcuno può dare. Però avere le persone giuste al fianco nel mentre si fa un prodotto in cui si crede tanto, le persone con cui si fa il lavoro fanno tutta la differenza del mondo. Sì. Quindi se dovessi riassumerlo in una frase, fare qualcosa che può avere un impatto grande all'interno di un ambiente che interessa molto, anche a livello personale proprio, con le persone giuste. Perfetto signori, sono qua in mezzo a questo foliage autunnale che sto tornando a casa subito dopo il mio test delle visiere Irid e la mia chiacchierata con Laura e con tutti i ragazzi che lavorano in azienda. Ci tenevo a fare questa conclusione subito, ancora a caldo, perché sto provando effettivamente la differenza tra avere una visiera che si adatta alle condizioni di luce e invece la mia visiera classica scura che monto sul mio fedele NXR ormai da qualche anno. Posso dirvi che è il prodotto di cui non sapevo di aver bisogno, ma che adesso ho provato, ammetto, faccio fatica a tornare indietro. Io metto le mani avanti, sono sempre stato un motociclista dal sedere particolarmente pesante, nel senso che ho montato la visiera scura e l'ho tolta in poche occasioni, ammetto, con tutti i problemi del caso. Mi è capitato diverse volte di tornare da un motogiro la sera e non vedere assolutamente niente, quindi dover alzare la visiera. Poi io, portando gli occhiali, le lenti impedivano che mi entrassero dei dinosauri negli occhi, però non è il comportamento giusto, anzi. Quindi sono effettivamente un prodotto che può fare la differenza. Il fatto di avere una lente che cambia in base alle condizioni di luce è qualcosa che è veramente un miglioramento della qualità della vita, e soprattutto anche in un contesto di sicurezza, perché mi è capitato diverse volte, soprattutto magari su in montagna verso mezzogiorno a sole pieno o al tramonto, quando avete il sole proprio diretto negli occhi, di rimanere abbagliato quando c'è il passaggio tra la galleria e la strada aperta. Quindi anche a livello di sicurezza è sicuramente un qualcosa da non sottovalutare. Per quanto mi riguarda è un prodotto assolutamente promosso. Le visiere Irid rientrano in quella categoria di prodotti che è necessario provarli, non basta affidarsi a pareri più o meno autorevoli, bisogna testarli effettivamente con mano. Adesso si avrà la possibilità, perché arrivano sul mercato con i brand Shark, LS2 e la nostra Nolan, quindi avrete sicuramente la possibilità di provarle dal vivo, di vederle e di capire comunque le potenzialità di questo prodotto. In più Laura e tutto il team di Irid ci aspettano in EICMA, quindi insomma le possibilità di testare sul campo questi prodotti ci sono, e il consiglio migliore che posso darvi è: fatelo, provateli e traete voi le vostre conclusioni. Bene, dopo la mia pontificazione classica, ci tengo però, prima di chiudere il video, a fare una menzione particolare a Laura e a tutti i ragazzi che lavorano dentro Irid. È stato personalmente bello e stimolante conoscere persone che hanno un sogno e che lottano continuamente per realizzarlo. Proprio la passione, la determinazione. Parlando con Laura a telecamere spente mi ha raccontato delle notti insonni, delle preoccupazioni, delle corse continue, dello stress che attività del genere portano. Quindi il mio obiettivo di farvi vedere la parte più umana delle aziende proprio con loro è lampante. Signori, io vi ringrazio per avermi accompagnato anche oggi in questa magnifica avventura.
qua sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, creiamo appunto un dibattito, discutiamone. Io, come al solito, vi ringrazio di nuovo e vi saluto. Ci vediamo alla prossima strada o alla prossima storia. Ciao!